Ciao e benvenuto in questo video. In questo video oggi voglio parlarti di una truffa che stavo per subire. Io sono un acquirente compulsivo, mi definisco così, e acquisto tutte cose di elettronica, da microfoni a macchine fotografiche, eccetera, eccetera. Anche a volte mi capita anche su eBay, spessissimo su Amazon, a volte su Vinted e su Subito.it. Proprio su quest'ultima piattaforma, Subito.it, stavo per subire una truffa. Ora ti racconto. Stavo comprando questa macchina fotografica, una Canon EOS M100, una macchina fotografica compatta con lo schermo che si alza, insomma una macchinetta fotografica che io già possedevo, che poi avevo venduto per prenderne un'altra, eccetera, eccetera. Volevo ricomprarla perché tutto sommato è molto piccola, con questo obiettivo 15-45, perdonami, veramente te la porti dappertutto. Quindi che cosa è successo? È successo che in quel periodo, cioè 20 giorni fa circa, stavo anche tra l'altro cambiando la macchina fotografica, quella dalla quale ti sto registrando questo video, che è una Canon M6 MK2 che ho comprato in sostituzione della Canon M50, per la quale non c'è mai stato grosso amore, soprattutto perché i filmati in 4K venivano croppati, venivano tagliati. Invece questa macchina qui, la Canon EOS M6 MK2, invece ha il 4K pulito. Ok, detto questo, stavo comprando questa macchinetta fotografica, volevo comprare questa macchinetta fotografica. Ero un po' incasinato, quindi non ho prestato troppa attenzione all'annuncio, ho chiesto al venditore se fosse perfetta, ho chiesto le solite informazioni, lui mi ha detto di sì e quindi ho fatto l'acquisto. Per fortuna, e questo viene il primo dei consigli che voglio darti, per fortuna l'ho fatto attraverso il sistema di pagamento sicuro di Subito.it. Come funziona? Anche Vinted ha lo stesso meccanismo. Fondamentalmente tu paghi, ma i soldi vengono bloccati da Subito.it, in questo caso, che non paga immediatamente il venditore, ma paga il venditore solo quando io ricevo la merce e confermo che è tutto ok. Ok, quindi è una forma di sicurezza per entrambi. Benissimo. Quindi io ho pagato e mi è arrivata questa macchina fotografica. È arrivata nella scatola normale e qui già la prima cosa. È arrivata nella scatola e la scatola era rivestita soltanto da una plastica sottile, la classica busta che ogni spedizioniere ha, la busta quella sottile di plastica. Quindi non c'era imballaggio, non c'era niente. A quel punto, prima ancora di aprire la scatola, penso al fatto che il venditore aveva insistito per spedire questa macchina fotografica con assicurazione, a tal punto che se n'è fatto carico lui, cioè ha spedito lui a sue spese con l'assicurazione. All'inizio non ci avevo fatto caso perché questa cosa mi sembrava un gesto molto generoso. Ho detto, caspita, che persona corretta, che persona per bene. Grazie, l'ho ringraziato. Quando è arrivato il pacco imballato soltanto con una plastica, e quindi con la macchina fotografica dentro che ballava, eccetera, eccetera, mi si è accesa un po' una lampadina. Che cosa ho fatto? Ho aperto la scatola e ho trovato questa macchina fotografica, come puoi vedere, adesso ti faccio vedere il filmato, col vetro spaccato. Il vetro totalmente spaccato. È presente quando lo smartphone si rompe, prende una botta in un punto e da lì si dirama tutta la spaccatura sul vetro? Stessa cosa. Immaginati la mia faccia, no? Sarà caduto anche qualche pelo di barba nel frattempo per la disperazione. Che cosa faccio? Scrivo subito a questa persona dicendo, guarda, mi è arrivata la macchina fotografica ma è distrutta, cioè il vetro è rotto, ridammi subito i miei soldi, ti rimando la macchina e concludiamo così. E lui inizia a dire, no, questi bastardi di corrieri, colpa loro, meno male che ho fatto l'assicurazione. E io ho detto, scusa, ma hai fatto l'assicurazione, ma hai spedito la macchina fotografica con la plastica intorno? No, io avevo chiesto al corriere di imballarla. Strano questa cosa, io sono una persona che compra e vende da 10 anni, forse di più, quindi questa cosa mi sembrava un po' strana. Tra l'altro la scatola non aveva segni di botte, di urti. Perché se la macchina fotografica si spaccava, il vetro, almeno la scatola doveva avere segni di un urto forte, no? Non ce n'era. E quindi inizio a fare 1+1, inizio a capire che c'è qualcosa di strano, però ancora non ne ho la conferma. Quindi la situazione resta bloccata perché io non potevo riavere i miei soldi, lui stava aprendo le pratiche col corriere per truffarlo, ti ho spoilerato insomma come andrà la cosa, stava contattando il corriere per farsi ridare i soldi ed era tutto bloccato.
Anche siccome non riesco a star fermo, che cosa ho fatto? Ho preso la foto dell'annuncio e questo è il secondo consiglio che voglio darti. Il primo era quello di utilizzare sempre le piattaforme di pagamento laddove presenti, su subito.it, su Vinted eccetera, perché ti risolvono la vita e ti evitano casini. Il secondo consiglio che voglio darti è quello che io conosco a memoria, ma in quel momento ero incasinato e non l'ho messo in pratica. Qual è? Quello di farti mandare, se possibile, un video, molto meglio rispetto alla foto, della macchina fotografica accesa e lui che la usa in modo da farti vedere che funziona. Certo, non hai la certezza al 100% che è perfetta, ma almeno funziona. Benissimo. Non avevo fatto questo, quindi mea culpa. Prendo la foto dell'annuncio, dove la macchina fotografica era così, ok, e il vetro era totalmente nero. Benissimo. Allora che cosa faccio? Con un software di grafica schiarisco tutto, quindi lavorando con la luminosità, col contrasto, la saturazione, eccetera, eccetera. E che cosa scopro? Scopro che questa macchina fotografica aveva già il vetro rotto. Ora, io non lo so, però non riesco a capire certe cose, ma immaginati una persona che gli cade probabilmente la macchina fotografica, si spacca il vetro, piuttosto che contattare qualcuno per la sostituzione del vetro, o se ti costa tanto la metti in vendita ma col vetro rotto perché è colpa tua che l'hai distrutta, che cosa fa questo genio? Dice, sai che c'è? Adesso truffo le persone. Ma porca miseria, ma possibile che non te ne accorgi che se la scatola arriva intatta e dentro la macchina fotografica c'è il vetro spaccato, è normale che l'hai spaccata tu. Soprattutto fai la foto, certo, fai la foto senza il vetro alzato, in modo tale che non si veda. E quindi per mia fortuna ho fatto questa operazione, quindi ho schiarito la foto, l'ho mandata a subito.it, i ragazzi si sono immediatamente attivati contattando il venditore, il quale faceva ancora finta di niente dicendo che aspettava il corriere eccetera eccetera. A un certo punto il venditore mi contatta e mi dice, senti, facciamo una cosa, io non ho tempo di prendermela di nuovo, di mandarti un corriere e farmela rispedire, facciamo una cosa, se ti va fammi un'offerta e te la tieni. Ci tengo a precisare una cosa, la macchina funziona perfettamente, tra l'altro c'è l'obiettivo, il 1545, che comunque ha un valore di un centinaio d'euro. Anche io gli ho offerto una cifra veramente ridicola, che mi vergogno quasi a raccontartela, e lui ha accettato. E quindi ho pagato tramite PayPal, dando ovviamente tutte le informazioni, tutti gli estremi del pagamento a subito.it, loro hanno registrato il pagamento, hanno sbloccato i miei soldi, quelli della macchina fotografica che erano circa 200 euro, e ho riavuto i miei soldi. Quindi, morale della favola, ho avuto questa macchina fotografica, una Canon EOS M100, col vetro infranto, ma io ci ho applicato subito una pellicola e funziona perfettamente. Certo, è brutto perché c'ha il vetro un po', soprattutto quando l'accendi, c'ha il vetro un po', si vede che è rotto, infranto, però funziona perfettamente. Ho avuto questa con una cifra simbolica, quindi per fortuna sono riuscito a trasformare una situazione potenzialmente negativa, cioè macchina fotografica rotta, soldi buttati, in una situazione tutto sommato positiva, perché una macchinetta del genere, che non mi serve a niente, detto tra noi, perché c'ho questa, ce n'ho un'altra, cioè ce l'ho le macchine fotografiche, poi nella vita non faccio il fotografo, ok? Né il videooperatore, quindi tutto sommato 2 sono sufficienti. Adesso mi ritrovo la terza, che è piccola, me la porto sempre con me, posso far foto, posso far filmati e quant'altro, quindi tutto sommato è andata bene. Come si dice, è tutto bene quel che finisce bene, però poteva finire male. Quindi i 2 consigli, i 2 takeaways, come dicono quelli fighi, che voglio lasciarti sono questi. 1. Fatti mandare, anche se si tratta di microfoni, schede audio, fatti mandare sempre un file video nel quale la persona ti dimostra che sta accendendo il dispositivo e lo sta utilizzando. Fondamentale. Se si rifiuta di farlo, c'è sicuramente sotto qualcosa. Se io avessi messo in pratica questo consiglio, che conosco a memoria, purtroppo, e non ho applicato, lui non me l'avrebbe spedita, perché nel momento in cui gli dico mandami un video e fammi vedere che la macchina funziona, lui avrebbe dovuto comunque inquadrare lo schermo. E quindi non avrebbe potuto fare il video e non me l'avrebbe mandata. Ok? Quindi il primo consiglio è questo: fatti mandare sempre un video, molto meglio il video delle foto, della persona che sta utilizzando l'apparecchio. Secondo consiglio, laddove possibile, con Amazon non ci sono problemi perché Amazon è pazzesco, nel senso è incredibile da questo punto di vista. Però Vinted, subito.it o altre piattaforme che hanno i loro sistemi di protezione della vendita, utilizza sempre e diffida quando qualcuno ti dice no, facciamo al di fuori di subito, facciamo al di fuori di Vinted. Non ti fidare, perché c'è sicuramente qualcosa che non va, perché quel sistema protegge sia il venditore che l'acquirente, quindi
e non trattengono neanche una commissione, quindi non c'è neanche da dire vabbè è un costo in più, non voglio sostenerlo. È gratuito, è un servizio che va a vantaggio sia del venditore che dell'acquirente. Questo video, ci tengo a precisarlo, non è sponsorizzato né da Vinted né da Subito.it, anzi se vogliono sponsorizzare io sono qui, a parte gli scherzi, perché mi fa piacere darti questi consigli, perché potevo subire una truffa e perdere 200 euro. Invece con 2 spiccioli ho una macchina fotografica che tutto sommato, per quello che ci devo fare, da buttare nello zaino e tenere sempre lì con me, va più che bene. Adesso però ti chiedo una cosa, tu hai mai fatto acquisti online e ti sei trovato male? Hai mai subito delle truffe o potenziali truffe? Ti va di raccontarmelo nei commenti di questo video? Sarebbe bello, perché così ci confrontiamo tutti insieme e magari qualcuno che sta per acquistare online usato o ha altri consigli può diciamo arricchire la conversazione. Penso che sia una cosa utile non solo per tutti noi che partecipiamo a questa conversazione, ma anche per chi dovesse semplicemente leggere e avere qualche consiglio utile. Va bene? Io ti do appuntamento alla prossima settimana, ti ringrazio e ti chiedo di iscriverti al mio canale laddove non l'avessi ancora fatto, cliccando sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione, oppure in questo caso buon acquisto sicuro.